Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale di Costruire Build. Oggi andiamo a vedere, come promesso, come fare l'installazione delle locomotive sopra l'impianto Pico usando lo Smart Controller Lite e andiamo a vedere anche come fare la doppia trazione. Ma prima di cominciare ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi sarà piaciuto e soprattutto condividetelo dappertutto. Let's go! Bene ragazzi, allora andiamo a vedere questa cosa. L'altra volta ho fatto il video, per chi non avesse visto ancora il video dove ho fatto lo startup di questo impianto, trovate il link qua sotto, oppure andate nella playlist digitale e trovate tutta la parte dove ho fatto l'unboxing dello star set della Pico, e ho fatto vedere anche poi un altro video dove ho fatto vedere come fare, dove ho fatto poi anche l'installazione di tutta la smart box eccetera eccetera. Oggi in questo video andiamo nello specifico, andiamo a vedere come fare a installare le locomotive Pico e anche non Pico, quindi magari in questo caso mi sono preparato delle locomotive anche perché dobbiamo fare la doppia trazione, e c'è questa che già conoscete che è una locomotiva Roco che andremo a installare su un impianto Pico e vedremo come fare. Mi raccomando ragazzi, state ben attenti e concentrati, perché se siamo bravi in un minuto riusciamo a fare tutto, quindi ce lo togliamo subito il problema, magari parliamo di altro, tipo che ne so, potremmo parlare di come fare i ravioli, lasagne. Vabbè, questa la taglio. Ok ragazzi, allora adesso andiamo a vedere una cosa importante. Questa è lo smart box, abbiamo già visto la configurazione appunto nell'altro video, e come potete vedere i fili sono stati inseriti correttamente appunto nel Glace Root e nel Glace Schwarz, sarebbero appunto il binario diciamo principale. Questo ci consente appunto di mettere sopra le locomotive già installate all'interno del nostro sistema e farle viaggiare liberamente, tranquillamente. Se invece poi dopo, come vedremo tra poco, dobbiamo fare la programmazione, dovremo fare uno spostamento dei fili che vedremo tra poco. Quindi partendo così ora andiamo a vedere che cosa succede mettendo una locomotiva sull'impianto. Ok ragazzi, allora qua abbiamo la locomotiva diesel che ho appoggiato, che è quella che si trova all'interno dello star set, e specialmente in questo caso questo smart control viene appunto da uno star set. Capite bene da soli che tutto è già pronto e configurato, quindi non mi resta soltanto che appoggiare la locomotiva sull'impianto, cominciare a premere qui, magari che ne so, spostando verso sinistra, e la nostra locomotiva comincia ad andare. Ok, qui è tutto semplice, abbiamo già tutta la parte di configurazione già pronta, ma che possiamo modificare appunto i parametri CV eccetera eccetera, di decelerazione, accelerazione eccetera eccetera. Possiamo farlo entrando nel menu. In questo caso ovviamente stiamo parlando di una locomotiva già installata, quindi già pronta all'uso, e il problema diciamo che sostanzialmente non sussiste, quindi è tutto ok, tutto molto semplificato. Quello che voglio spiegarvi in questo video è invece come installare le locomotive che non sono appunto inserite all'interno di questo smart control, o che comunque non sono magari dalla Pico. Non cambia nulla, cioè che sia Pico o che non sia Pico, la prima volta che andiamo a installare una locomotiva che non è presente all'interno dello smart control dobbiamo fare una programmazione, ok? Quindi in questo caso rimuovo la locomotiva che è già inserita e vado a prendere questa che è della Roco, come vi ho già detto prima, che adesso andremo a inserirla, e questa locomotiva ovviamente qua dentro non è inserita, quindi se io adesso andassi ad appoggiarla qua sopra non accadrebbe un bel niente. Cosa che dobbiamo fare adesso è quella che vi dicevo prima, quindi andiamo a prendere il nostro smart control e andiamo a scollegare il cavo per fare la programmazione. Ok ragazzi, prendiamo il nostro smart control e spostiamo i cavi da qui a quest'altra parte, e questo appunto è il binario di programmazione. Ora vi spiego, intanto facciamo il cablaggio, quindi andiamo a staccare i fili da questo punto, ok, e li mettiamo in quell'altro. Questa operazione ovviamente una volta che avete il vostro plastico la potete fare in una modalità fissa, quindi non c'è bisogno di fare questa operazione che sto facendo adesso, che è del tutto diciamo itinerante, cioè nel senso che è una cosa che io faccio adesso, poi smonterò e quindi diciamo non dovete fare tutto questo casino. Ecco qua, i fili sono stati connessi correttamente, ora abbiamo impostato la nostra smart box nella modalità programmazione. Ma veniamo al dunque. Intendo dire che la modalità programmazione, se la fate nel vostro plastico, ovviamente capite benissimo che la modalità diciamo di distribuzione della tensione sui binari avviene in quella modalità che abbiamo visto prima, e questo per tutto l'impianto. Se volete avere una zona sul vostro plastico dedicata solo alla programmazione delle locomotive, vi consiglio di crearvi una piccola parte dell'impianto isolato dall'impianto stesso, ma collegato direttamente a questi punti dove noi adesso ci siamo andati a attaccare, isolato, quindi magari una piccola tratta come questa, uno spezzone che ne so dove ci sta una locomotiva, è isolata in entrambi i poli, in modo che non va a, diciamo, a interferire con il resto dell'impianto, perché su quella zona siete comunque alimentati, perché in questo momento comunque abbiamo alimentato l'impianto, ma nella modalità programmer, cioè
ci consente solo di fare la programmazione dati e basta. Ok, non possiamo fare andare il treno, dobbiamo solo andare all'interno del decoder, aprirlo e cercare, se lavoriamo con questo, di lavorare attraverso i parametri e fare le configurazioni. Se invece poi in futuro vogliamo adottare anche dei sistemi ancora più all'avanguardia, quindi con l'utilizzo di interfaccia come PC o software dedicati, ovviamente si aprono una miriade di parametri che il decoder consente di poter fare. Quindi se il decoder è predisposto di tantissime possibilità di configurazione, starete all'infinito a divertirvi a fare i vostri parametri e a creare le vostre configurazioni personalizzate. Detto questo, ora fingiamo di essere sul nostro binario di programmazione, andiamo a appoggiare questa locomotiva che è Roco e non è inserita all'interno del programma. Quindi che cosa succede? Dobbiamo appoggiarla inizialmente, ok? E andare a vedere che cosa succede. Ok, ora abbiamo appoggiato la nostra locomotiva e il nostro smart control è acceso. Vedete benissimo che se io muovo non va un bel niente, perché questa intanto non si muove da qui, primo. Secondo, non è inserita all'interno del nostro database di questo smart control. Ora dobbiamo fare che cosa? La prima cosa è quella di andare a riconoscere il decoder che c'è all'interno di questa locomotiva. Quindi mettiamo caso che questa locomotiva me l'ha regalata un mio amico o un nostro parente, non sappiamo qual è l'indirizzo, magari l'abbiamo comprata usata e non conosciamo l'indirizzo di questo decoder, vogliamo sapere qual è. Ok, quindi a questo punto andremo a fare il recupero dei dati, quindi andremo a scansionare la locomotiva. Quindi a questo punto, sperando che si veda tutto perfettamente e la telecamera non sfochi, abbiamo la possibilità di fare questa prima operazione, cioè quella di cliccare su Mod, il tasto che c'è qui, vedete Mod, clicchiamo sul tasto Mod e si apre una tendina con all'interno vari parametri. Quello che a noi interessa è la programmazione segnata dal punto 4, quindi andiamo a premere su 4 e ci apre appunto la fase di programmazione. In questo caso, vedete, ci chiede un sacco di particolari possibilità che possiamo utilizzare. Nel nostro video di oggi stiamo parlando solo di come installare le locomotive, quindi dei CV e dei parametri ne parleremo in un video dedicato. Quindi a questo punto non dobbiamo fare altro che andare a fare appunto l'indirizzo loco, cioè capire che indirizzo ha questa locomotiva. Quindi premiamo il tasto 1. A questo punto vedete che mi appare un'altra tendina che dice lettura, programmazione, indirizzo locomotiva. Sono le tre fasi che noi dobbiamo praticamente verificare. Cliccando 1, sentite il rumore, non so se si sente con l'audio. Si sentiva un rumore di elettronica, quelli suoni classico elettronica, che stava facendo appunto la ricerca. Infatti, guardate, è apparso lettura ok e l'indirizzo della locomotiva è il numero 6. Io spero che si possa riuscire a leggere e a questo punto qua sotto vedete identificato 6. Quindi ora conosciamo l'indirizzo di questa locomotiva, è il numero 6. Ora, una volta che abbiamo conosciuto qual è l'indirizzo di questa locomotiva, possiamo andare appunto ad installarla nella versione tradizionale. Però c'è un altro particolare: se per esempio noi abbiamo già un magazzino di locomotive inserite all'interno del nostro sistema e già segnate con l'indirizzo numero 6, capite benissimo che dobbiamo andarla a sostituire, perché se noi adesso andassimo a portare la locomotiva sull'impianto, non appena digitiamo che il CV di numero di configurazione è il 6, e una volta che andiamo a richiamare la locomotiva col CV6, capite che tutte le locomotive che hanno quel CV si cominciano a muovere e quindi a quel punto potrebbe essere un problema. Quindi, siccome per esempio facciamo finta che in questo momento io ho già una locomotiva nel mio impianto che ha l'indirizzo numero 6, facciamo finta che lo voglio cambiare in indirizzo numero 8 o 88, quello che volete, facciamo l'8. A quel punto cosa facciamo? Andiamo su indirizzo loc, quindi il numero 3 che vedete qua sopra, vedete 3 indirizzo locomotiva, clicco sul 3 e lui mi permette, si apre questo punto di domanda e mi chiede appunto che indirizzo vuoi mettere. Io gli metto 8. Una volta deciso l'indirizzo, che in questo caso abbiamo detto 8, premiamo il tasto conferma, che è questa freccia qua in basso, vedete, confermo, che non basta, dobbiamo programmarlo, quindi premiamo il tasto 2, appunto programmazione. Sentite il rumore? Ora mi dice appunto lo status ok, quindi è stata riprogrammata ora con l'indirizzo 8. Quindi adesso se andiamo a portarla sull'impianto, questa locomotiva è riconosciuta come indirizzo 8. Quindi ora rifacciamo lo stesso test che abbiamo fatto all'inizio, quello di ingresso, andiamo a fare la lettura, sentite il rumore, sta facendo la lettura e ci darà appunto 8, vedete che adesso ora ci dà 8, è cambiato l'indirizzo. Ora siamo contenti. Se vogliamo invece lavorare sui CV, lo vedremo ovviamente in un prossimo video dedicato a questa cosa.
Sarà da fare una procedura simile a questa, ma ci saranno dei passaggi differenti. Ma ora dobbiamo farla funzionare, quindi adesso se io la metto in modalità look, vedete, la locomotiva non va pur andando avanti, perché questo è solo un binario di programmazione e il tipo di installazione che stiamo facendo, quindi il tipo di setup che abbiamo in questo momento, è solo per programmazione. Quindi portiamo tutto a zero, spegniamo l'impianto e andiamo a riconfigurare come era prima, riportando i cavetti della nostra smart control nella modalità normale, o comunque facciamo finta che prendiamo questa locomotiva e andiamo a metterla sul nostro plastico per farla andare. Quindi ora andiamo a svitare nuovamente questi fili, cosa che voi non dovrete fare se state ormai lavorando sul vostro plastico, sul vostro impianto, avrete già ormai tutto fisso. Invece io lo sto facendo per farvelo vedere, perché dopo smonterò tutto. Riposizioniamo i nostri fili come erano prima, ok, nella modalità glaze, root e Schwarz, quindi rosso e credo marrone, non lo so, e siamo a posto. Ora abbiamo rimesso il nostro smart box nella, diciamo, modalità binario principale, il cosiddetto POM, ok? Ora che finalmente abbiamo appunto messo la modalità normale, diciamo, sul binario principale, abbiamo aperto normalmente il nostro smart control e cliccato su look, ok? Quindi andiamo a cercare le locomotive esistenti in questo smart control. Come potete vedere, quando io vado su look mi si apre il punto di domanda e mi dice quale locomotiva vuoi andare a chiamare. Vado a scegliere le locomotive esistenti, in questo caso la diesel look, e non è questa, è quella che avete visto prima, oppure la e-look, che è questa qui, ok, che è già inserita, oppure altre locomotive che ho inserito diciamo dopo, che sono altre locomotive che posseggo, che è appunto una BR89, e altre locomotive che non sono, diciamo, segnate nella modalità che vedete. Però in questo caso adesso io devo inserire questa per farla funzionare, e mi ricordo che il mio indirizzo di questa locomotiva ho scelto 8. A questo punto decidiamo di dedicargli uno spazio proprio per questa locomotiva, quindi digitando appunto il numero 8 schiacciamo look, ecco che abbiamo impostato la locomotiva di base su 8. Però io voglio configurarla, nel senso voglio dargli un nome di riconoscimento e un simbolo di riconoscimento. Cosa faccio? Vado su mode, vado su tasto cambio dati locomotiva, che sarebbe il 5, e a questo punto vado sul tasto indirizzo locomotiva, quindi vado a garantire che l'indirizzo locomotiva è sempre l'8 e schiaccio sempre la freccia sotto. Questa freccia sotto è sempre un tasto di ok. Poi vado sul simbolo locomotiva, quindi in questo caso il tasto 2, e vado a ricercare le locomotive, i simbolini delle locomotive. Cerco di trovarne uno più appropriato possibile. In questo caso, ecco, questa qua è un diesel, più o meno questa lo rappresenta, e clicco su questa e lo confermo. Il numero 3 ci permette di dare un nome, quindi scrivere addirittura. Quando abbiamo premuto il tasto 3, appunto ci appare la possibilità di muovere il pomello. Vedete, si muove quella barretta in basso, non so se si riesce a vedere. Se io su questa barretta mi fermo, per esempio mi fermo qui, ci clicco dentro, si muovono i numeri e anche le lettere. Quindi in questo caso, per esempio, vorrei dargli un nome, facciamo finta che la voglio chiamare, che ne so, test, schiaccio la T, confermo e passa avanti. Poi clicco su nuovamente e vado a cercare la lettera E, ok, confermo. La lettera S dovete sempre premere, che non è il massimo, voglio dire, è una cosa che col PC fareste in un attimo, però si fa tranquillamente. E poi andiamo a mettere la T, ok, andiamo a cercare la lettera T, figura RST, ed è confermata. A questo punto confermo il tutto schiacciando qui, ritorniamo allo stato normale. Vedete che ho la locomotiva col simbolino della locomotiva diesel, la lettura test, quindi c'è scritto appunto test, mi ricordo che è questa, e l'indirizzo 8. A questo punto vedete che la locomotiva, muovendo il pomello, praticamente se ne va. Ora la fermiamo, la facciamo arrivare, la fermiamo, portando di nuovo a 0 la velocità, e fine. E la situazione per quanto riguarda l'installazione l'abbiamo capita ed è risolta. Avete altre domande da farmi? Mettetele qua sotto nei commenti, sarò ben lieto di rispondervi, magari in un video. Allora, ora dobbiamo fare invece la doppia trazione. Ok, che cos'è la doppia trazione? Lo sapete benissimo, la doppia trazione nel gergo ferroviario significa due locomotive che viaggiano insieme, in questo caso in doppia. Cioè significa che queste due locomotive messe insieme funzionano con gli stessi giri di motori,
Questo è un sistema che direttamente lo Smart Box elabora e vi permette di far viaggiare le locomotive praticamente a sincrono, quindi sincronizzando i giri del motore. Ovviamente ci sono molte persone che per evitare questo problema hanno locomotive a folle, ma ovviamente è tutta una simulazione. In questo caso invece è una cosa un po' più bella, perché se effettivamente abbiamo bisogno di un carico abbastanza forte, dobbiamo far viaggiare tantissimi carri pesanti, 2 locomotive hanno più forza. Oppure semplicemente per una questione di divertimento voglio fare una doppia trazione, cosa faccio? Devo intanto avere tutte e 2 le locomotive correttamente installate sul mio impianto, quindi facciamo un piccolo test. Ora vediamo che cosa, vediamo se sono inserite tutte e 2. Allora, vedete qui praticamente abbiamo il nostro test, quello che abbiamo fatto prima. Non ci interessa più, andiamo a schiacciare sul look, mi appare il punto di domanda e scegliamo qual è la locomotiva che dobbiamo ora provare. In questo caso la diesel look, che è questa, ok? Schiaccio ok e ora questa dovrebbe funzionare. Se noi muoviamo il pomello, vedete se ne sta andando, ok? La facciamo andare dall'altra parte. Ecco, e ci siamo, questa sta funzionando correttamente. Ora vediamo se funziona anche questa. Prima di fare il nostro test di doppia trazione andiamo a cercarla, schiaccio look e andiamo a cercare l'elettrica, eccola qua, la E-look, schiaccio ok e vado a vedere se funziona anch'essa. Sì, funziona, vedete? La sto richiamando, la faccio andare avanti e indietro, anzi approfitto adesso a farla andare dall'altra parte e farla agganciare direttamente per fare la nostra doppia trazione. Vediamo. Ok, aggancio fatto con successo. Ora capite che se io facessi andare solo questa da sola, quella slitterebbe e potremmo compromettere il motore e tutto il sistema di questa locomotiva andrebbe praticamente a farsi benedire. Dobbiamo fare la doppia trazione. A questo punto ragazzi non ci resta che fare appunto l'accoppiamento in doppia. Che cosa dobbiamo fare? Semplicemente questa è la locomotiva che stiamo appunto che abbiamo appena richiamato, quindi quella elettrica, clicchiamo sul look, freccia in alto e appare appunto indicazione locomotiva doppia trazione. A quel punto lui ci sta chiedendo quale vuoi associare e andiamo a scegliere la locomotiva che vogliamo associare. In questo caso questa qua, la diesel look, quella con l'indirizzo 5. Schiaccio il tasto freccia e il gioco è fatto. Qua è apparsa la lettera S che sta per slave, che è quella che sta in trazione, mentre se andiamo nella locomotiva elettrica, questa, appare la lettera D che è appunto quella della doppia trazione. Quindi in questo caso la locomotiva che comanda è questa, seppur comunque tutti e 2 i motori sono funzionanti. A questo punto se io faccio andare le locomotive, viaggiano in doppia. Adesso stanno viaggiando in doppia tutte e 2. Adesso la rivediamo arrivare, ok? E ora se io la fermo e la faccio andare anche col cambio di marcia, noterete che entrambe le locomotive si muovono allo stesso modo. Adesso la facciamo andare dall'altra parte, vedete, ho girato il pomello, ora vanno nel senso contrario, stanno viaggiando insieme. Per dimostrarlo adesso ovviamente le fermo, andrò a sganciare una delle 2 per dimostrarvi che effettivamente stanno viaggiando tutte e 2 insieme. Ok, le nostre 2 locomotive sono sganciate, le teniamo distanti e vedete che adesso le faccio partire insieme con un unico controllo. Vedete, stanno andando insieme. Stessa cosa se le faccio andare nel senso di marcia opposta. Ora stanno tornando tutte e 2, eccole, vedete, stanno arrivando una e l'altra. E le fermo ora entrambi. Fermate. Ok? Questo è la doppia trazione. Ovviamente adesso dobbiamo sganciarla, quindi per sganciarla non ci resta che fare altro, non ci resta che fare la stessa operazione di aggancio, quindi schiacciando sempre look, stavolta freccia in basso, dice doppia trazione, sganciare, e ho sganciato, vedete, è scomparso il simbolino della D. Quindi ora sono tornate ad essere separate, vedete, se ne sta andando solo quella elettrica, quella diesel è rimasta qua. Ora la faccio tornare indietro e quindi capite che si sono dissociate tra loro, quindi non sono più in doppia trazione. Ecco, è tornata la nostra locomotiva elettrica, la fermiamo e abbiamo finito. Bene ragazzi, questo video è finito qui, spero vi sia stato tutto chiaro. Se c'è qualche problema me lo scrivete nei commenti, farò sempre i soliti video Q&A dove risponderò alle vostre domande. Difficilmente rispondo ai commenti, ma quando posso a piccole cose rispondo, ma se devo darvi delle spiegazioni un po' più dettagliate preferisco fare dei video dove capite meglio. In un prossimo video poi andremo a vedere come configurare i CV, che sarebbero appunto le configuration variable, quindi la variabile di configurazione di ogni decoder, di ogni parametro, scusate, quindi di singola, me ne so, ci sono alcune locomotive che possono essere configurati la partenza, la frenata, la massima velocità, la minima velocità, e alcune locomotive con decoder un po' più, diciamo,
a particolari di ultima tecnologia si possono anche configurare i tempi di accensione delle luci, lo sfarfallio, i rumori diciamo di fondo, eccetera eccetera eccetera, tantissime altre cose. Ma ci vedremo in un prossimo video. Per adesso grazie e alla prossima. Ciao raga!